Ciao a tutti e benvenuti su Sneaker Peek, io sono Simone e la recensione di quest'oggi è sulle Nike Cosmic Unity, la scarpa ecologica della Nike che sfrutta fino al 25% del suo peso di materiale riciclato. Prima di iniziare la recensione però fatemi un grandissimo favore, iscrivetevi al canale, cliccate sull'icona della campanella qui sotto in modo da ricevere tutti i futuri aggiornamenti. Partiamo però subito con la recensione parlando della trazione. Questo è uno degli aspetti migliori della scarpa. L'ho provata su un campo outdoor ovviamente perché come ben sapete la pandemia ha ancora costretto le palestre a rimanere chiuse completamente in lockdown. Per ciò che riguarda il grip della scarpa è assolutamente da promuovere. Infatti anche su un campo estremamente sporco, con molta sporcizia, molta polvere, la scarpa si è comportata sempre in maniera ottimale, non ha mai scivolato, non ha mai dato problemi di stabilità. Un'altra cosa importante per cui mi sento di promuovere completamente il grip della scarpa è il fatto che questo pattern a spina di pesce è veramente ottimo perché essendo anche a maglia un pochettino larga non accumula eccessivamente la polvere. Infatti, ripeto, anche provandolo su campi molto polverosi la trazione è sempre stata ottimale. Ancora un punto a favore del grip di questa scarpa lo merita anche il capitolo della durabilità. Infatti la gomma che ricopre il battistrada è veramente molto dura e molto consistente, quindi se come spesso capita adesso di giocare all'aperto, questa è una scarpa assolutamente consigliata. A differenza, se vi ricordate, di quanto avevo detto per quanto riguarda le PG5 che hanno sì una discreta trazione ma hanno una gomma, almeno nella composizione standard, quindi senza utilizzare la mescola XDR, quindi quella di default, era una gomma molto morbida che si deteriorava veramente in maniera forse troppo veloce. Invece le Cosmic Unity per quanto riguarda la durabilità promosse a pieni voti. Per ciò che invece riguarda l'ammortizzazione, Nike ha deciso di equipaggiare la scarpa con un sistema cosiddetto Air Zoom Strobel, quindi praticamente si trova l'unità di ammortizzazione subito all'interno della tomaia. Questo dovrebbe garantire il massimo conforto al piede e un buon grado di ammortizzazione, unitamente alla schiuma Crater, che è un altro di quei componenti della scarpa che è parzialmente riciclato. Da un punto di vista dell'ammortizzazione forse mi aspettavo qualcosina di più, non che la scarpa sia scomoda o non attutisca bene gli impatti. Ritengo però le Nike Cosmic Unity leggermente inferiori per quanto riguarda la protezione degli impatti se paragonate ad esempio con le PG4, che era una scarpa molto più ammortizzata. Quella utilizzava non il sistema Zoom ma il sistema Air, quindi un sistema un pochettino più morbido. Per le mie preferenze diciamo che era una soluzione preferibile. Comunque tutto sommato l'ammortizzazione, ripeto, l'abbinamento del Zoom Strobel con l'intersuola Crater, che ripeto è costituita di materiali parzialmente riciclati, svolge il suo lavoro pur senza eccellere. C'è da dire però che questa scarpa rimane molto bassa sul terreno e facendo un paragone con altre scarpe della Nike che utilizzano lo stesso medesimo sistema di ammortizzazione, quindi penso alle KD13 o alle Nike Universe Fly Ease, diciamo che le Nike Cosmic Unity danno una maggiore sensazione di core feel, quindi si sta leggermente più bassi sul terreno di gioco e questa sicuramente è una caratteristica che farà sicuramente piacere alla maggior parte dei giocatori. Però ripeto, le altre scarpe, le KD13 e le Fly Ease, sicuramente risultano un pochettino più morbidi e un pochettino più soffici sotto la pianta del piede. Ciò che invece va assolutamente elogiato di questa scarpa sono i materiali, non tanto perché si parla di materiali riciclati, che già di per sé è un ottimo inizio, ma è proprio lo sviluppo, la realizzazione di questi materiali che mi ha particolarmente convinto. L'utilizzo ad esempio di questi intrecci in knit che ricoprono tutta la parte superiore della scarpa e anche la parte laterale sono realizzati veramente bene e non sono stati buttati lì tanto per fare, tanto per metterli, ma questo materiale assicura veramente un ottimo supporto, hanno una loro funzione, mantengono tutto sommato il peso della scarpa ragionevole per un numero 12 US
parliamo di circa 480 grammi, quindi un peso non eccessivamente leggero ma neanche estremamente pesante. Quindi la realizzazione dei materiali è assolutamente da promuovere, estremamente funzionali, e raramente mi è capitato di avere una scarpa che avesse una precisione nell'idea di realizzazione, nel modo di implementare i materiali. L'unica parte su cui poi magari ci concentreremo è la parte estetica, questa parte, specialmente la parte posteriore, il retro, che può lasciare magari un po' perplessi da un punto di vista, ripeto, puramente estetico. Magari questa parte posteriore appesantisce leggermente la scarpa e la sbilancia leggermente. Per ciò che invece riguarda il fit, la scarpa è true to size, mi sono trovato abbastanza bene con la mia misura tradizionale Nike, che è 12 US. Se proprio vogliamo cercare il pelo dell'uovo, è forse un pelino lunga, ma io non mi sento di suggerire di scendere di mezzo numero, perché onestamente è un divario talmente esiguo che non credo richieda per la maggior parte dei giocatori uno spostamento di mezzo numero in meno. La scarpa accoglie benissimo il piede, lo avvolge perfettamente. C'è solo una sensazione leggermente strana che è data da probabilmente un leggero grado di curvatura nella parte centrale della scarpa. Si sente sotto al piede, la prima volta che la indossate probabilmente vi accorgerete che c'è questo arco leggermente accentuato. È una sensazione che potrebbe dar fastidio, specialmente se soffrite o avete una conformazione del piede un pochettino piatta, però anche qui, ripeto, per la maggior parte dei giocatori probabilmente non è un grande problema, ci si abitua praticamente subito. Però io comunque ve l'ho detto, quindi se avete dei problemi magari ecco di un piede un pochino con la pianta un pochino piatta, potrebbe darvi almeno inizialmente un pochino di fastidio. Per ciò che riguarda invece il supporto, assolutamente nulla da dire, la scarpa avvolge perfettamente il piede, non c'è nessun tipo di slittamento del tallone, non c'è neanche tanto spazio vuoto all'interno della scarpa, anche nella parte frontale qui nell'area della punta, quindi assolutamente un'ottima sensazione di avvolgimento del piede, un'ottima dotazione dei materiali che proprio anche nell'area del tendine di Achille è molto ben imbottita, quindi assicurano un perfetto grado di supporto anche negli spostamenti laterali, perché pur essendo una scarpa di taglio basso comunque la parte l'intersuolo in gomma, che si vede eccede anche un pochino la linea base della scarpa, consente un ottimo grado di supporto laterale, e anche l'utilizzo dello swoosh del logo della Nike, anche questo in materiale parzialmente riciclato, conferisce un ottimo sostegno nella parte laterale della scarpa, e quindi veramente non ci sono assolutamente problemi per ciò che riguarda gli spostamenti laterali. Arriviamo alle conclusioni finali. Ovviamente rimane da parlare dell'estetica. Qui si potrebbe discutere se la scarpa è riuscita o meno, ovviamente parliamo di questioni puramente soggettive. Devo dire, a me non dispiace, forse avrei diminuito questa parte diciamo posteriore della scarpa, con questo buco qua dietro proprio che sembra quasi un reattore di un aereo. Comunque è molto contenitiva. Questo è sostanzialmente poi è un heel counter esterno che ha una sua funzione quindi nella scarpa per tenere ancorate il tallone. Esteticamente è una scarpa magari rivedibile, forse anche con le nuove colorazioni che sono un pochettino più eccentriche, specie nella colorazione amalgam che dovrebbe essere disponibile proprio in questi giorni sul sito della Nike. Probabilmente conferiscono ancora quel flavor alla scarpa, passatemi il termine, di scarpa fricchettona, un pochettino comunque attenta alle esigenze anche della natura, del movimento, tutto il movimento Move to Zero che è ispirato, quindi a cui si ispira fortemente questa scarpa. Lo vedrete anche dalla confezione, la scatola con cui vi arriverà appunto le Nike Cosmic Unity sono di materiale di carta riciclata. All'interno non troverete nessun tipo di carta
carta che in genere protegge appunto le scarpe tradizionali, proprio perché Nike ha questa mission di voler spingersi verso una svolta green e quindi di aumentare i materiali riciclati nei propri prodotti. Ripeto, da un punto di vista estetico la scarpa non mi fa impazzire, però da un punto di vista delle performance è assolutamente promossa in praticamente quasi tutti i suoi aspetti, forse ad eccezione del lato dell'ammortizzazione su cui si poteva fare di più. Un altro punto che lascia un po' con l'amaro in bocca è il prezzo. Pur non essendo una signature shoes, quindi non è una scarpa che è sponsorizzata direttamente da un giocatore dell'NBA, sebbene la stella dei Los Angeles Lakers Anthony Davis sia stato un po' il testimonial, avendola indossata in molte partite in questa stagione, il prezzo di 150 euro è abbastanza alto, anche perché magari si sperava che con l'utilizzo di materiali riciclati per il 25% del peso della scarpa, magari si poteva sperare in qualche prezzo ritoccato verso il basso, magari intorno ai 120-110 euro. Forse sarebbe stata una mossa anche aggressiva da un punto di vista di marketing da parte di Nike, però questo è 150 euro, prezzo di vendita al listino, però ripeto, la scarpa da un punto di vista delle performance le vale tutte. Se vi è piaciuta questa recensione, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Noi ci vediamo per le prossime recensioni. Io sono Simone, questo è Sneaker Peek, voi siete meravigliosi, ci vediamo alla prossima e come sempre, grazie.